Un anno e mezzo fa ho iniziato una delle serie più belle del mio canale, ovvero costruisco una metropolitana nel mio giardino, e in tutti questi mesi che sono passati letteralmente chiunque mi ha chiesto che fine abbia fatto questo progetto. Con il video di oggi vi spiego finalmente tutta la storia che c'è dietro la ferrovia sotterranea, il perché mi sono dovuto fermare, il come penso di andare avanti e lo stato dei lavori attuale. Non perdiamo altro tempo, iniziamo con questo casino. Partiamo dicendo che i motivi principali per il quale la serie della metropolitana si è fermata sono essenzialmente tre. Uno peggio dell'altro, ma partiamo con il primo che un pochino già lo conoscete, ovvero l'acqua. Questo liquido che viene giù dal cielo mi ha creato un sacco di problemi. Seguitemi e andiamo davanti all'entrata. Eccolo lì è il cancello dove io normalmente entro nel mio terreno. Appena dopo 5 metri si forma sempre, ogni volta che piove, una pozzanghera altissima. L'altro giorno ha piovuto un pochino, oggi c'è un sole pazzesco e non è ancora asciugata. Ma questa acqua qui da dov'è che arriva? Perché si forma e perché non va via? Per aiutarci a capire questo problema prendiamo in prestito questa piantina che ho costruito con Photoshop. Strada di confine in basso, tutto il terreno in alto, e attenzione, cosa molto importante, la pendenza va da destra verso sinistra, perché come potete vedere il terreno subisce un'inclinazione molto alta verso di là. Vedete da quella parte lì quanto è più alto rispetto a questa? Cioè io sono proprio su una salita, raga. Tutta l'acqua del paese e dei boschi sopra il mio terreno scende piano piano verso di me e si ferma tutta in quel punto lì. E voi adesso mi direte: vabbè, ma qual è il problema, Miki? Entra nel tuo terreno, la fai uscire ancora in strada. No, perché teoricamente io non è che posso prendere un sacco di litri, di migliaia di litri d'acqua e buttarli dentro nella strada, perché arriva il comune e mi fa un culo così. Comunque, per tirare via l'accumulo io ho già fatto una specie di canalina che porta l'acqua verso di là, ma è comunque troppo in alto rispetto a quel livello, quindi detto in parole povere non serve quasi a un cazzo. Il solco non riesce a portarmene via abbastanza, il livello da questa parte sale, inonda tutto questo spazio e entra in questo tombino dell'elettricità. Come potete vedere dentro qua ci sono i cavi elettrici. Tutta la canalina dell'impianto elettrico, venite verso di me, passa di fianco al muro, fa tutto questo lato qui e scarica da quel tubo. Praticamente quando piove e si riempie quel tombino là, io lì c'ho una cascata che continua a riempire il buco della metropolitana. Secondo voi è abbastanza chiudere il buco o girarlo dall'altra parte? Assolutamente no, perché se io chiudo il buco l'acqua comunque sale perché non ha uno sfogo e entra lo stesso, quindi in ogni caso sono fregato. Da questa parte qua ci sarebbe poi stata la linea gialla che va dentro il mega bunker. Se io non risolvo questo problema qua dell'acqua, dov'è che va poi? Il punto più basso diventa lui, mi si allaga completamente la stanza. Potrei farla scolare dall'altra parte verso l'orto e andare di là, ma entriamo con tantissimi litri sempre dentro la strada, quindi il comune mi ammazza. E quindi le due soluzioni più promettenti e più facili sarebbero creare un pozzo in mezzo perdente altissimo, però servono 1000 permessi, 1000 certificazioni, 50.000 cose, quindi lasciamo perdere. Oppure ingrandire quella canalina che ho già fatto, farla molto più grande, tipo 1 metro per 1 metro fino alla strada, però riempita di sassi belli grossi, così fa drenare l'acqua in modo tale che si disperde e non va fuori tipo un fiume in piena, capito? E allora si riesce. Però all'interno di quel gabbiotto di cemento che c'è lì ci sono i fili della rete elettrica pubblica. Se per caso vado sotto, taglio, spacco, faccio qualche casino con la ruspetta, fa blackout il paese e poi vedi che casino. E questo, signori, è solo il primo problema. Adesso passiamo agli altri due. Di questo secondo problema non ne ho mai parlato pubblicamente perché non c'entra solo la mia persona. Come potete vedere alla mia destra o alla vostra sinistra c'è la rete del vicino. Circa un annetto fa, quando ero in mezzo a questa costruzione della metropolitana, ho confrontato i disegni che avevo io con i suoi e abbiamo scoperto che il confine non è stato tirato correttamente. Dalle carte viene fuori che io gli mangio circa 2 metri di terra e quindi di conseguenza lui perde circa 2 metri di terra. Questo cosa vuol dire? Che l'angolo del mega bunker tocca esattamente il confine suo, mentre tutta la linea gialla della metropolitana sarebbe dentro alla sua proprietà. E questo, signori, è probabilmente il problema più grosso che ho avuto. Puoi essere amico quanto vuoi del tuo vicino, ma quando succedono queste situazioni un po' particolari è sempre meglio stare un pochino più attenti. Una volta scoperto, diciamo, questo disallineamento del confine, la mia idea era spostare la linea gialla un pochino più indietro rispetto a dove l'avevo progettata. Questo avrebbe risolto il problema, però poi diventava un casino per costruire l'acquario perché era disallineato al mega bunker. E poi da questa parte qui, dove la linea gialla andava
andava verso l'orto probabilmente non riuscivo più a farla, perché anche quel pezzo lì dovrebbe un pochino sparire. Insomma, una situazione non tanto bella, gestibile ma fino a un certo punto. E la cosa bella è che questo qua è il secondo problema, manca ancora il terzo. L'ultimo video della serie metropolitana, ovvero l'episodio 3, l'ho pubblicato il 30 settembre 2024. In quel momento mi sono fermato un attimo perché stavano arrivando i mesi freddi, passato il Natale, passato il gelo completo, arriviamo fino a febbraio-marzo che ho detto sai che c'è, arriva la primavera, quasi quasi possiamo continuare. Cosa abbiamo fatto quindi? Il video dell'unboxing da 100.000 euro, dove l'ultimo oggetto comprato è stato il mio nuovo furgone. Questo furgone, raga, è stato un incubo. 30.000 euro, vi dico, buttati letteralmente nel cesso. Appena l'ho comprato tutto sembrava andare per il meglio, mezzo nuovo, pochi chilometri, ribaltabile, funzionava bene, felicissimo di portare i materiali finalmente senza utilizzare l'Audi, finché ad un certo punto, dopo circa 2-3 settimane, un giorno arrivo al magazzino, avevo una fretta della Madonna, dovevo andare a comprare delle cose al brico molto lunghe, salgo sulla cabina, giro la chiave, il furgone non si accende. Apro il cofano, guardo un attimo i fili, fusibili, una cosa e l'altra, la batteria completamente a terra. E lì mi sono detto, ma scusami, me l'hanno appena consegnato, 2 settimane, com'è possibile che la batteria è a terra, che non l'ho neanche usato praticamente? Lo porto indietro, lo guardo un attimo, si scopre che quel furgone ha un assorbimento molto elevato da qualche parte, non si sa dove. Mi mettono una leva sotto al sedile, nella parte dove entri, che è anche molto scomoda perché appoggi i piedi per entrare, insomma cercano di risolvermi un po' la situazione e io devo continuare a aprire e chiudere questa leva qui per accendere il furgone, altrimenti di notte scende. 30.000 euro di mezzo, ditemi voi se è una cosa accettabile, ma vabbè, lasciamo perdere. Passano i giorni, continuano i problemi, lo riporto indietro, la batteria scende ancora, mi rispostano la leva stavolta da sotto al sedile a sotto il cassone all'esterno, perché sembra che l'assorbimento sia dato da quello, da tutto quel meccanismo lì per alzare e chiudere sto cavolo di cassone. Insomma, tutto questo lavoro qui e sembrava che finalmente il furgone fosse sistemato. Nel frattempo è arrivata l'estate, troppo caldo, sotto il sole cocente, col cavolo che mi metto a scavare per fare la linea gialla, cerco di iniziare, siamo più o meno a settembre, cosa succede? Un altro problema con il furgone, ancora la batteria va giù e ancora non funziona. Io veramente ne avevo piene le palle. Ora immaginatevi nella mia testa cosa stava succedendo. Io che volevo andare avanti con la meta, 30.000 euro di furgone che non andava, problemi con il vicino, problemi con l'acqua, voi che mi scrivevate nei commenti di continuare, io nel frattempo non riuscivo, i brand che mi davano le scadenze per fare altri video perché comunque non è che posso stare indietro con la pubblicazione. E in tutto questo casino qui, la cosa più brutta che mi sia successa in tutta la mia vita, scopro che mia mamma è ammalata. Vabbè, su questo non voglio entrare nello specifico perché poi mi sale qui e non voglio trasformare il video in una cosa brutta, però è giusto dire tra parentesi che in quel periodo c'è stato anche quell'avvenimento lì, quindi vabbè, chiudiamo parentesi, accantoniamo subito quella cosa lì. Quindi ritorniamo al furgone. Settembre, volevo riniziare a fare video ma crolla ancora la batteria. In quel momento lì io ero incazzato nero, non ci vedevo più, nervoso della Madonna. Di solito faccio sempre le cose di fretta perché una roba l'altra, su giù destra sinistra, corro come un bastardo. Anziché chiamare il meccanico, farlo venire lì, rompergli le palle per l'ennesima volta per farlo ripartire, così l'alternatore poi una volta che era partito mi avrebbe caricato la batteria e finalmente il furgone andava ancora. Ho preso un booster per accenderlo vecchissimo che ho trovato in un magazzino che c'ho in affitto, l'ho collegato, ho visto un flash, raga, che sembrava la Madonna, ok? Ho visto un bagliore, bam! Ho detto che da quel giorno lì basta, caput completamente. Potevo prendere il furgone, sotterrarlo che facevo prima. Ho richiamato il meccanico il giorno dopo, è arrivato il carro attrezzi, gliel'ha portato in officina. Raga, il furgone è lì da 5 mesi, tutto l'impianto completamente andato, non si capisce che cosa si è bruciato, qualche contatto, centraline, fusibili, ma qualsiasi cosa è andato tutto a tutto a raga. In questo momento preciso io non ho ancora il furgone. Mi ha scritto settimana scorsa il meccanico che è quasi pronto e quindi ho deciso finalmente di fare questo video recap della metropolitana. Questo qua, signori, è il terzo problema che ho avuto per questo progetto. Guardando i video sembra tutto bello, ma da dentro vi assicuro è un macello. Fine novembre 2025 decido di comprare un nuovo mega terreno da 8.500 metri quadri per anch'esso 100.000 euro. Passa ancora l'inverno bello gelido, vacanze mica vacanze e arriviamo finalmente al giorno d'oggi, marzo 2026. Sta iniziando a uscire il sole, tra poco arriveranno le belle giornate e a Michele Molteni è tornata la voglia di fare la metropolitana. Ascoltatemi bene perché adesso inizia la parte cruciale dell'intero video. Come andiamo avanti con questo progetto della metropolitana? E qui entrate in gioco voi. 2 sono le scelte che possiamo fare per continuare questo fantastico progetto: opzione 1 e opzione 2. Andiamo a vedere nel dettaglio la differenza andando direttamente sul luogo. Opzione 1:
La prima alternativa è continuare questo progetto. Allora, la linea rossa rimane tale quale come l'avevamo progettata all'epoca. Continuo la stazione che c'è sopra di me, però in fondo là, per tutti i problemi che ho elencato a inizio video, non ci sarà l'uscita che va nell'orto, non ci sarà l'acquario sotterraneo per il disallineamento del confine. Devo spostare la linea gialla un pochino più all'interno per non entrare nel terreno del vicino, e visto che tutta questa camera qua in caso di alluvione si allaga tantissimo, non posso sfociare all'interno del mega bunker, mi fermerò un paio di metri prima. Lo so raga, è molto brutto, anche io non vorrei tutta questa situazione qua, però dopo 1 anno e mezzo che questo progetto è fermo è giusto dirvi la verità di come stanno le cose. Se vogliamo mantenere la serie come l'avevamo studiata, subirà un drastico cambiamento. E poi la cosa che mi darà più fastidio sarà una stazione creata per partire e arrivare al mega bunker, in realtà partirà e non collegherà nulla, perché l'orto non ci sarà più, l'acquario sotterraneo che viene creato dove c'era il mini bunker non ci sarà più, e nel mega bunker non arriveremo più perché si allaga. Quindi mi dispiace, però la situazione purtroppo è questa. C'è da considerare però che non dobbiamo guardare per forza il bicchiere mezzo vuoto, possiamo guardarlo anche mezzo pieno, e perché no, riempirlo con ancora un po' di liquido. Signori, c'è l'opzione 2 e adesso ci trasferiamo nel mio nuovo terreno da 100.000 euro. Eccoci qua raga, bentornati al mio nuovo mega terreno, e adesso vi parlo dell'opzione numero 2. Attenzione bene, perché qua diventa bello interessante. Allora, non so se l'avete notato, ma da un po' di tempo a questa parte, più o meno da quando ho comprato il magazzino nuovo, sto iniziando a portare dei progetti un pochino più curati, duraturi, materiali migliori, più selezionati, più costosi, tutto in modo tale da far durare sempre di più la vita dell'opera che costruisco. Vi faccio un esempio: la casa sull'albero, quando l'ho costruita, non avevo il budget che ho adesso, quindi sono passati un po' di anni, ho dovuto buttarla giù. Invece guardate il garage che ho costruito sotto al capannone, quanto è bello, quanto è duraturo e quanto ho speso per i materiali. Quel luogo lì sicuramente tra 10 anni è ancora identico, se non meglio. Ma perché vi sto facendo tutto questo discorso qua? In questo nuovo terreno da 8.500 metri quadri vorrei iniziare a costruire tutte le mie opere sotto questa concezione. Non so se vi ricordate come avevo pensato di fare la palificazione della metropolitana: dei paletti di legno grandi così, 7x7, 8x8, con un po' di catramina sotto infilati dentro. Quanto sarebbe durato quel progetto? 2 anni? 3? 4 anni? Va bene, sarebbe potuto essere abbastanza, ma adesso voglio fare le cose migliori, più in grande e durature. Quindi in questo nuovo terreno, che qualcuno ha capito dov'è, sul confine, una nuova regione, provincia, non si sa, eccetera, vi dico solo che ho dovuto accendere la NordVPN prima con Steven a pranzo, perché volevamo vedere una serie TV italiana. Vi dico solo questo. Tra l'altro voi ce l'avete NordVPN? Se non ce l'hai, molto male, perché non serve solo a spostare l'indirizzo IP in un altro paese così potete vedere le vostre serie TV preferite, ma serve soprattutto a proteggere i vostri dati quando navigate online. Facciamo finta che andate al Mac, il wifi del treno, il wifi dell'hotel, all'aeroporto, in stazione, al centro commerciale. Come fate a sapere che non c'è dentro un hacker che magari appena vi collegate entra dentro nei vostri dati personali e ve li brucia, ve li Con la Thread Protection Pro di NordVPN cercate di limitare il più possibile questa cosa qua. Proteggersi online oggi è diventato quasi più importante che proteggersi in casa con le allarmi, capito? Che poi tanta gente non lo sa, ma attivando un solo abbonamento di NordVPN proteggi fino a 10 dispositivi diversi. Cioè vi mettete d'accordo in 10, paga uno solo, pam, tutti protetti. Non diciamolo a NordVPN però. Trovate il link in descrizione, ci sono 4 mesi bonus con il piano biennale, costa meno di 3 euro al mese, e se spostate l'indirizzo IP in un altro paese potreste anche trovare un'offerta più bassa di quella che trovate qua in Italia. E sto parlando di noleggio auto, voli, treni, hotel e tutte quelle robe lì che si comprano online. Quindi mi raccomando, link in descrizione, fatemi sapere. E adesso continuiamo con l'opzione 2. Cos'è che stavo dicendo? E quindi signori, l'opzione numero 2, ormai penso che tutti l'abbiate capito, è rifare completamente tutto il progetto della metropolitana nel nuovo mega terreno Michele Molteni, molto più grande, molto più duraturo, e che collegherà un sacco di costruzioni che faremo all'interno di questo posto. Vi do già raga qualche piccolo spoiler: all'interno di questo terreno ho già pensato di costruire un mini grattacielo, un pollaio automatico gigantesco con ponti che sorpassano la stradina dove entrerai con la macchina, una seggiovia fai da te che mi porta da una parte all'altra del terreno, così non devo fare chilometri per andare su giù come un in mezzo un bello stagno gigantesco con paperelle, oche, cigni, fenicotteri, qualsiasi animale possibile e immaginabile, e tutte queste attrazioni potranno essere collegate con una vera metropolitana gigantesca, nuova, fatta bene, solida, che dura tanti anni. Vi ricordate l'acquario che dovevo fare nel progetto vecchio? Ecco, quel lavoro lì io l'avrei fatto soltanto per il video, gli avrei messo 3-4 pesciolini, finito il video avrei preso tutto, avrei spostato. E invece no, qua se realizziamo uno stagno con gli animali che rimangono lì, magari prendo 2 persone fisse
inizia a lavorare, poi la metropolitana la faccio passare sotto e rimarrà fisso. Cioè è un progetto che effettivamente poi si potrà vedere anche dal vivo perché lo mantengo, capito? E quindi niente raga, stasera ci sarà un post Instagram con un sondaggio con opzione 1, continuo il progetto vecchio ma sarà ultra ridotto, quindi praticamente chiudo la striscia che ho fatto e finisce lì. Opzione 2, faremo una metropolitana molto più bella nel terreno nuovo nel prossimo futuro, perché comunque qua ci sono un sacco di lavori da fare. Questo qua è tutto il riassunto di quello che è successo riguardo al progetto. Adesso andiamo finalmente a ritirare il furgone dopo 5 mesi che non ce l'ho in mano. Andiamo. Guardalo qua dov'è, signori, guardatelo qua dov'è, non ci posso credere. Che bello dov'è, guardalo qui, mamma mia, Steven, sei pronto? Madonna, eccolo qua. Finalmente dopo 5 lunghi mesi ce l'abbiamo fatta, amico mio. Questa qua è la centralina ABS che era bruciata, andata, centralina motore, andata, body computer, andato, batteria, andata, cablaggio cotto. E quindi niente raga, 5 mesi totali senza avere il furgone, 5.619 euro di spesa totale per sistemarlo. Vi dico solo che la riprogrammazione delle centraline me l'hanno fatta pagare 950 euro. Bello l'Iveco, però la prossima volta mi sa che scelgo Ford. Detto questo, non perdiamo altro tempo, adesso che abbiamo il mezzo iniziamo subito a usarlo e andiamo direttamente al terreno. Prima cosa, dato che le rampe le avevo in un altro magazzino, ho deciso di caricare la ruspetta con il muletto. Attenzione, abbiamo il bolide con il Delexino nel terreno nuovo. Mamma mia, prima volta nella storia del canale, pazzesco. Nel terreno nuovo lo puoi scaricata con le rampe appoggiate direttamente sull'erba e vi dico la verità raga, non è proprio una cosa bellissima da fare, soprattutto se non sei un vero escavatorista. Cioè guardate la rampa dietro quanto si è alzata, c'è mancato poco che mi ribaltavo. Quindi uno dei primi lavori che voglio fare nel terreno è creare una piccola insenatura verso questa collina, in modo tale che quando il camion arriva tac, tocca direttamente il terreno giù là in fondo e con l'escavatore puoi scendere subito. Quindi iniziamo. Allora, il furgone è largo 210. Quando faccio la retro arriveremo più o meno in questa posizione qua, 2 paletti e iniziamo a scavare. Uno là, uno circa qui e uno circa là. Perfetto. Che bello, che bello! E ora mettiamo il nastro per delimitare. Un pochino c'ho la nostalgia, raga, perché questa cosa qua la facevo con la metropolitana. Perfetto, questo qua è lo scavo che dobbiamo fare. Chiavi del Delexino, iniziamo. Allora, un po' di pulizia l'ho fatta. Ho perso un pochino la mano perché sono passati 14 anni dal primo scavo della metropolitana. Però attenzione, si vede già il perimetro che dobbiamo fare. Adesso tutta sta roba qua che ho iniziato a spostare la mettiamo all'esterno di questo nastro e poi si inizia a scavare verso il basso. Dai. Provo a scavare da sopra. Allora, intanto per gli escavatoristi non ho messo la benna dentata perché il terreno pensavo fosse molto più morbido e quindi ho tenuto solo questa qui. Non ci voglio ritornare in magazzino a prendere l'altra per ora. L'altezza del pianale è circa 110. Questo scavo qui, allora dal terreno siamo a 80. Però se consideriamo che tutta quella terra là andrà dietro qui e quindi alzerà la quota, 110 è più o meno in questo punto qui. Quindi direi che ci siamo. Rifiniamolo un po'. Buco principale fatto. Adesso iniziamo a fare la struttura di contenimento. Allora, uno da questa parte e uno da questa parte qui. Perfetto. Piccone e scaviamo come dei bastardi. 2,10 è il furgone e qui abbiamo 2,35. Mamma mia che bello. Ora prendiamo questi qua e iniziamo a fare il muretto dietro. Applichiamo. Guardate che carina questa barriera che ho costruito, Mamma mia. Adesso con questo legno qua che taglieremo in due facciamo i diagonali per tenere tutto verso questa parte. Perfetto raga, perfetto, madonna che bello tornare a lavorare con i legni, con la terra, con l'escavatore, col Delexino, con tutto signori. Possiamo ufficialmente tirare via il nastro rosso e bianco perché ormai la struttura è in piedi. Saette ultimate. Adesso dobbiamo riempire tutto questo spazio qua di terra fino a raggiungere l'altezza desiderata. Avevamo detto 110, riempiamo di terra tutto fino a questo livello.
E dopo circa mezz'oretta, signori, guardate che bel pavimentino che vi ho fatto, Ricordiamoci che non sono un escavatorista io, faccio le cose un po' a cazzum. In ogni caso adesso voglio iniziare a riempire dietro qua. Devo portare un po' di sassi grossi, altrimenti la terra cade, e poi spianiamo sopra. E quindi niente raga, siamo arrivati finalmente al giorno dopo le clip che avete visto. La struttura è ormai completata. Come vedete gli abbiamo aggiunto 2 saette ancora più grosse perché abbiamo notato che si stava flettendo un po' verso di qua. Sassi per delimitare un po' la situazione di entrata. E infine abbiamo tolto l'asse di legno superiore perché questa altezza qua era già abbastanza. Livellato tutto quanto, direi che ora è arrivato il momento di fare la prova. Riusciremo con la ruspetta a salire sul furgone e a scendere? Verifichiamo. Primissima cosa, aprire la sponda dietro. Prima non ve l'ho fatto vedere ma ho attaccato 4 polli in modo orizzontale, così quando mi avvicino urlano come dei dannati. Molto bene. E ora vediamo se si riesce a salire. Ci siamo quasi signori. Mamma mia, ce l'abbiamo fatta. Adesso proviamo a scendere. Direi missione compiuta, prima costruzione del terreno nuovo completata, da adesso in poi inizia il bello. E per quanto riguarda la metropolitana, come vi ho già anticipato, stasera sondaggio sulla mia pagina Instagram. Opzione 1, manteniamo il progetto originale mega ridotto, quindi no acquario, no orto, no mega bunker, insomma finiamo la linea rossa. Opzione 2, rifacciamo completamente la metropolitana qua, molto più grande, molto più bella e che collegherà tutte le strutture nuove. Fatemi sapere, ci vediamo al prossimo video.